Ciao a tutti, oggi pizza in teglia, croccante come in pizzeria, facile da preparare in poche mosse senza impastare, quindi prepariamolo insieme. Iniziamo. Oggi preparo un impasto per 2 teglie 60x40. Inizio con lo spriciolare il lievito di birra in una bowl, che saranno più o meno 10-15 grammi di lievito di birra fresco, e aggiungo l'acqua man mano. Circa 800 ml di acqua, temperatura ambiente in estate. E faccio l'impasto oggi con la farina macinata a pietra tipo 1, circa 1 kg di farina. Io la setaccio sempre perché potrebbero esserci impurità oppure per renderla un po' più raffinata. Se vuoi puoi usare tranquillamente la farina zero, come faccio solitamente. E man mano idrato con l'acqua. È comunque un impasto abbastanza idratato, Ti do un consiglio: se fai questo impasto per la prima volta, magari farlo un po' più consistente all'inizio, metti un po' più farina oppure metti meno acqua, così riuscirai a gestirlo molto meglio. Con queste dosi puoi farne 4 teglie da forno, quelle classiche del forno di casa. Ecco, ora aggiungo un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale più abbondante. Lo incorporo all'impasto e aggiungo i 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, ma va bene anche olio di oliva. Faccio assorbire l'olio ed è pronto, senza sporcarci le mani, come vedi. Facile facile. E lo lascio rilassare per 30 minuti 40, dipende, va benissimo lo stesso, anche un'ora va bene. Quindi vedi che adesso ha iniziato a crescere, quindi riesce ad essere più lavorabile, più elastico. E facciamo delle pieghe, solleviamo sempre col mestolo, puoi farlo anche con le mani se vuoi, ti bagni le mani con l'acqua e lo fai, sollevi e lasci ricadere sopra per 5-6 volte, va bene. Richiudiamo e facciamo di nuovo crescere per 30-40 minuti. Vedi adesso è proprio elastico, incordato, senza fare impasti. Quindi ripetiamo le pieghe che sono necessarie, perché sennò l'impasto è liquido, invece così prende corpo. Ora lasciamo crescere per un'ora e mezza, 2, dipende, deve arrivare al bordo, vedi? Metto abbondante farina di semola, in questo caso, sul piano e lascio scivolare. Guarda quante bolle! È pieno d'aria, quindi non facciamo perdere tutta quest'aria e la richiudiamo così all'interno, senza impastare, Solo allarghiamo e chiudiamo. Divido a metà, visto che ne faccio 2. Chiudo bene l'aria all'interno, vedi che escono le bolle. Metto su un tagliere con abbondante semola sotto e lascio crescere fino al raddoppio. Ci vorranno 30-40 minuti, dipende dalla temperatura che abbiamo all'interno. Ungo la teglia, io uso queste di ferro blu, quelle che usano anche in pizzeria. Secondo me le migliori per la pizza, fanno il fondo bello croccante, al contrario di quelle di alluminio che invece fanno sudare sotto la pizza, quindi rimane un po' morbida. Con delicatezza stendiamo l'impasto, allarghiamo, sempre sulla semola, e poi la passiamo sulla teglia. Allargo delicatamente con le dita, chiudo l'aria all'interno, chiudendo i bordi così. Qui non è una pizza napoletana, quindi non va fatto il cornicione.
e quindi stendiamo delicatamente. Se la vuoi più sottile la stendi tutta, se no la lasci alla misura che desideri. E la condisco con pomodoro condito con sale, olio e basilico e origano. Poi magari l'altra la possiamo fare di un altro gusto, capricciosa, 4 formaggi, eccetera eccetera, poi ognuno decide il proprio gusto. Io personalmente sono amante della margherita, quindi io quando vado in pizzeria prendo sempre solo margherita, solitamente, è raro che cambio. Ancora un filo d'olio sopra e la inforno. Oggi, essendo in tavernetta, ho inforno in questo forno a legna che ha la camera separata, la legna sotto e sopra c'è la camera grande, quindi comodissimo, vengono buonissime le pizze perché arriva a una temperatura di 350-400 anche, e quindi la cottura è molto più veloce. Voi regolatevi se la fate nel forno di casa alla massima temperatura del forno, deve essere colorata appena sotto, così, e poi condite con quello che volete. In questo caso metto mozzarella per pizza o caciocavallo o provola. Sconsiglio la mozzarella fresca perché farebbe troppa acqua, e in questo caso la faccio bigusto, quindi con acciughe da una parte, origano e l'altra margherita, e la rinforno per pochi minuti, giusto il tempo che si scioglie la mozzarella, al piano un po' più su, e sotto intanto metto l'altra teglia. E senti che meraviglia, basilico immancabile, e la pizza è pronta. Ah, ecco, un po' di peperoncino ci sta, facoltativo naturalmente, io da calabrese lo uso sempre. Ed eccola pronta, stava per cadere ma l'ho presa in tempo. Ed ora taglio. È croccantissima, leggera, vuota all'interno, con gli alveoli, buonissima, buonissima, buonissima. I miei ospiti la conoscono bene. La semola sotto dà quella ruvidità che ci sta benissimo, meravigliosa, croccante fuori ma dentro scioglievole, praticamente leggera. Ammete. Amo la pizza, lo sapete. Grazie per la visione come sempre, al prossimo video, ciao ciao. Se ancora non l'hai fatto iscriviti, è gratis. Grazie.